Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Oggi vi voglio mostrare come ho realizzato questo diorama, che rappresenta lo scorcio di una vecchia casa di campagna immersa in un paesaggio innevato. Nel video cercherò di mostrare tutti i vari passaggi della costruzione e della pittura del modello, fino ad arrivare all'effetto neve finale. Bene, dopo questa premessa andiamo subito ad incominciare. Ho iniziato ritagliando la base, utilizzando del polistirene da 4 cm di spessore. Con l'aiuto di una dima in cartoncino vado a ritagliare la sagoma dell'edificio, che mi servirà da appoggio per le pareti. Ho realizzato le pareti della casa utilizzando del polistirene, da cui ho ritagliato i fori per la porta e la finestra e ho inciso anche dei mattoni sulla parte bassa per simulare dell'intonaco rovinato. Per creare la texture dell'intonaco ho utilizzato dello stucco bianco per muri. Per creare i coppi del tetto ho utilizzato questo kit in resina della Royal Model. Dopo aver tracciato la sagoma del tetto con una dima in cartoncino, sono andato a ritagliare il tetto con il traforo elettrico. Con l'aiuto di una limetta tonda vado a creare dei solchi nei coppi della prima fila. Questo perché la prima fila di coppi sporgerà un po' rispetto al sottotetto e quindi i coppi rimarranno leggermente visibili anche nella parte sotto. Vado ora a costruire un pezzo di staccionata in legno di fianco alla casa. Per farlo utilizzerò degli steli di balsa.
questo punto vado a creare il terreno attorno alla casa. Per fissare bene il terreno vado a versare sulla superficie qualche goccia di colla vinilica, diluita con molta acqua. A questo punto vado a dare la prima mano di fondo su tutto il modello. Inizio ora a dare il colore di base, comincerò con il tetto, proseguendo poi con tutte le altre parti che compongono il diorama. Una volta terminato di dare il colore base vado a creare tutti i vari effetti di invecchiamento. Utilizzerò delle velature di colore assieme a dei prodotti specifici per creare le tracce di sporco e umidità, cercando di enfatizzare molto il logorio dovuto allo scorrere del tempo. Vado ora ad aggiungere la porta e la finestra. Per farlo ho utilizzato questo kit di accessori della Mini Art.
Vado ora ad aggiungere anche un po' di vegetazione. Vado ad applicare anche la cannellina di scolo, utilizzando sempre uno degli accessori del kit della Mini Art. Per completare la vegetazione ho deciso di aggiungere anche un alberello e qualche cespuglio dietro la staccionata. Vado ora a creare l'effetto neve. Per farlo utilizzerò questi due prodotti della AK. Si tratta di un gel denso per creare dei cumuli di neve più spessi e delle micropalline simili a del sale molto fine per creare l'effetto della neve fresca appena caduta. Inizio applicando il gel aiutandomi con un pennello, cercando di creare un cumulo di neve abbastanza spesso. Una volta applicato il gel per creare il cumulo di neve spessa, vado a cospargere i dintorni con della colla bilivica diluita con molta acqua e successivamente andrò poi ad applicare le micropalline. Una volta terminato di applicare l'effetto neve vado a dare il colore nero sulla base. Per caratterizzare maggiormente la scena ho deciso di aggiungere anche dei personaggi. Per farlo utilizzerò questo kit della Masterbox.
Bene, il video si conclude qui, spero che vi sia piaciuto, in tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e se non l'avete ancora fatto anche ad iscrivervi al mio canale, così non vi perderete tutti i miei futuri video. Vi ringrazio per avermi seguito e come sempre vi do appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Ciao!